Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Per ogni homebrewers o aspirante tale che si rispetti, lo studio e l'approfondimento è una parte essenziale del fare la birra in casa. Quindi ho pensato di mostrarvi i miei libri su birra e homebrewing, quelli che ho letto nel tempo, come li ho trovati e quali vi consiglio e perché. Il primo libro con cui sono venuto a conoscenza per puro caso va citato solo per aver avuto il merito di aver tratto la mia curiosità verso il mondo dell'homebrewing. È Birre fatte in casa di Greg Hughes. È un libro che ho notato semplicemente in uno scaffale in libreria e ha catturato la mia curiosità. È stata la scintilla vera e propria che mi ha proiettato verso questo mondo. Ero già appassionato di birra, ma non avevo mai pensato a poter fare la birra in casa. Il libro parla in modo molto sintetico di materie prime e attrezzature per fare la birra, espone le tre tecniche principali, quindi kit, l'EPG e l'all grain, racconta un homebrewing veramente casalingo e alla portata di tutti. Non viene approfondito quasi nulla attorno ai processi e fa sembrare tutto molto facile. E un po' è stato anche questo fattore che mi ha spinto a iniziare. A rileggerlo ci sono anche degli errori e dei concetti ormai superati. Nella seconda parte si trovano anche molte ricette da cui ho anche preso spunto nei primi anni. Sono ricette all grain e su alcune di queste è indicata anche la variante EPG. Tra queste ci sono birre che poi mi sono anche piaciute e ho continuato a fare e altre su cui ho fatto degli aggiustamenti. Una volta compreso che dietro la produzione casalinga di birra si celasse una grande quantità di teoria che andava approfondita e conosciuta, ho preso il libro per homebrewers che a quel tempo era più famoso e rinomato. È La tua birra fatta in casa di Bertinotti e Faraggi, che sono stati dei veri e propri pionieri sull'homebrewing in Italia, e questo mi sembra che sia il primo vero testo italiano sull'homebrewing. Il libro è abbastanza completo, ci sono tante tabelle sulle materie prime, vengono spiegati vari processi nelle varie fasi della birrificazione e c'è un'ampia trattazione su attrezzature per homebrewers e attrezzature modificabili o costruibili anche in casa. In questo libro c'è proprio lo spirito dei primi homebrewers che andavano un po' conoscendo e approfondendo la birrificazione, adattando tutto ciò che potesse essere riproducibile facilmente in casa, in un'epoca in cui la tecnologia e le attrezzature per la birrificazione erano destinate quasi esclusivamente all'ambito professionale, per cui in casa bisognava arrangiarsi o aguzzare l'ingegno. C'è comunque tutto ciò che vi serve conoscere per poter entrare nel mondo della produzione casalinga. C'è anche un approfondimento utile per quanto riguarda la degustazione e il riconoscimento dei difetti e delle loro possibili cause. Anche qui trovate il capitolo sulle ricette, non ho mai avuto modo di provarle perché nel frattempo avevo già iniziato a scrivere delle ricette da me. Infine è molto ricco di tabelle sulle materie prime come i malti, luppoli e lieviti, e anche di tabelle di conversione e calcolatori per la densità, gli IBU, il priming e varie conversioni. Anche se un po' datato, rimane comunque un libro abbastanza valido e completo e mi sento di consigliarlo. Un libro che ho trovato per caso in offerta è questo, È facile fare la tua birra in casa se sai come farlo, di George Hummel. È un libro per principianti, ma non lo consiglierei particolarmente. Parla veramente pochissimo di materie prime e processi, sembra più un ricettario che espone i passaggi da seguire passo passo. È pieno di ricette, ben 200, e oltre alle birre più classiche trovate birre meno convenzionali e anche diverse ricette su idromele, sidro e altre bevande fermentate con frutta. Ultima nota, non c'è neanche una singola immagine illustrata. Spinto dalla curiosità di approfondire molto di più e dal titolo molto accattivante di questo libro, vi parlo di Progettare grandi birre di Ray Daniels. È un libro molto motivante perché ti dà delle istruzioni, dei consigli per migliorare e perfezionare uno stile di birra partendo dalla storia, dalle materie prime, le tecniche degli esempi classici, fino ad arrivare ai giorni nostri e alle versioni attuali di quelle birre.
È molto interessante trovare le schede tecniche di birre storiche, ad esempio conoscere l'OG, il grado di amaro o altre curiosità tecniche su quelle birre. Trovate poi anche una serie di statistiche sulle ricette sui grist di birre vincitrici o finaliste al National Homebrew Competition, che è una competizione per homebrewer americana. Qui potete vedere quali malti e in che percentuali sono stati usati in birre finaliste di queste competizioni e la loro incidenza. A un iniziale entusiasmo su questo approccio poi mi sono dovuto ricredere un po', perché intanto si parla di birre brassate da homebrewers, quindi il grist alle volte non è sempre attinente con quello stile di birra, ma magari un homebrewer ha utilizzato quei malti perché si trovava quelli in casa. E in secondo luogo perché questo approccio riduce tutto troppo ai singoli numeri. Sulla riuscita di una birra e sulla sua percezione finale i numeri possono contare davvero poco. Se un homebrewer ha utilizzato il 2% di un malto particolare nel grist e quella birra poi ha vinto il contest, è davvero difficile dare il merito a quel piccolo tocco nel grist piuttosto che altri tanti fattori. Sarebbero più rilevanti a mio parere statistiche fatte per esempio su birrifici che producono birre considerate esemplari e storiche per quello stile. Il libro l'ho trovato comunque molto valido per approfondire la storia e le tecniche di birre britanniche che sono molto ben trattate e anche lager ceche e tedesche. C'è anche un po' di America, ma manca del tutto il Belgio e inizialmente non ne capivo il motivo, ma poi scoprirete perché e dove trovarlo. Un libro invece che mi è stato regalato e ho letto con piacere è La birra perfetta di Gordon Strong. L'autore, Gordon Strong, è famoso per essere oggi il presidente del BJCP, cioè l'ente che forma i giudici e stila le linee guida per gli stili di birra. Inoltre è 3 volte campione del National Homebrew Competition. Il libro tratta una birrificazione e una filosofia di homebrewing molto personale dal punto di vista dell'autore. L'autore racconta il suo percorso e le sue esperienze e soprattutto il suo approccio all'homebrewing. Trovate tanti spunti su come padroneggiare le tecniche, su come capire quali passaggi scegliere e quali scartare nell'ottica di lavorare in modo diverso anche in base allo stile di birra e agli obiettivi che vi siete posti e come perfezionare e migliorare nel tempo. È una lettura comunque interessante e si vede il punto di vista di un homebrewer navigato, anche se il testo è un po' datato e non parla delle moderne tecniche di contropressione, c'è comunque un accenno allo CO2 e al suo utilizzo per trarre dei benefici in maniera molto semplice. Sembra un approccio mirato a tenere la teoria un po' in secondo piano e a dirvi esattamente cosa fare e perché in base alle situazioni che vi trovate di fronte. Ti dice come gestire alcuni passaggi alla maniera di quasi un vero e proprio tutorial. Per molti aspetti e per certe persone questo approccio può anche essere molto valido. Non può mancare ovviamente un capitolo sulla degustazione della propria birra e sulla ricerca dei difetti e delle loro cause. In sintesi, sicuramente è un testo valido che offre un punto di vista diverso. Sicuramente vale la pena come lettura aggiuntiva, ma non lo consiglierei come testo di riferimento unico per l'homebrewing. Per finire con i libri sull'homebrewing, il libro che ho letto per ultimo, sia perché è una pubblicazione più recente, ma anche perché dopo tante letture mi ero un po' fermato dall'approfondimento e dallo studio, pensando erroneamente di non aver più bisogno di altri approfondimenti. Un po' per curiosità, ma soprattutto per stima verso gli autori, ho deciso di prendere anche questo libro. Il libro è Fare la birra in casa di Francesco Antonelli e Angelo Ruggero. Molti di voi conosceranno Francesco Antonelli come Frank, autore del blog Brewing Bad, homebrewer di lunga data e giudice BJCP di grado master. Angelo Ruggero invece, oltre a un passato da homebrewer, è oggi mastro birraio presso Lieviteria, giudice BJCP, docente e autore di concorsi. Rispetto a tutti quelli citati finora, questo è sicuramente il manuale più completo, più approfondito e più attuale sull'homebrewing. Qui troverete delle basi teoriche ben consolidate e soprattutto provate, infatti questo testo supera molti falsi miti e credenze che nel tempo si sono tramandate e per fortuna oggi molte di queste vengono sfatate. L'approccio comunque è quello di offrire una trattazione completa ma che si presta benissimo anche a chi inizia. Si parte infatti dai kit, passando poi dalle più G per completare con l'all grain. Il capitolo sulle attrezzature offre uno scenario completo e attuale sui sistemi disponibili in commercio. Trovate le pentole Only One di varie case, varie tipologie di fermentatori e attrezzi di ogni tipo tra quelli presenti in commercio, soprattutto accessibili qui da noi in Italia.
Di questo libro mi piace tantissimo l'approccio in cui si va inizialmente a fondo con la teoria per poi arrivare a capire quello che effettivamente vuole sapere ogni homebrewer, cioè se quel passaggio, quella tecnica, quell'accorgimento va a dare un beneficio poi percepibile realmente sulla birra finita oppure non. Altro punto forte del libro è il capitolo sulla contropressione. Finalmente un libro che parla di principi e attrezzature di fermentazione con sistemi di isobarico e contropressione. Una tematica più recente che non veniva mai trattata o appena accennata e rimaneva quindi quasi misteriosa. Bisognava infatti andare a cercare articoli su blog, siti o altro materiale online per conoscere meglio la contropressione. Qui c'è già tutto il necessario per mettere le basi con queste tecniche. Anche qui da due grandi giudici non poteva mancare il capitolo sui difetti e i consigli per i concorsi. Interessante anche il capitolo sulle botti e le birre a fermentazione mista. E infine trovate 24 ricette sugli stili di birra più noti. Dall'homebrewing torniamo a libri che parlano di birre e trattiamo quel paese che mancava nel libro di Ray Daniels, cioè il Belgio. Trovate i 3 volumi di Birre del Belgio. Se avete visto qualche mio video sulla storia delle birre o anche alcune nozioni sulle birre belghe nelle mie cotte, molte di queste informazioni le ho prese da questi libri. Il volume 1 è di Stan Hieronymus e parla di birre trappiste, birre d'abbazia e Belgian Strong Ale in generale. È una lettura che, se siete appassionati del Belgio e del mondo trappista, non potete farvi mancare. Trovate tante informazioni interessanti sulle abbazie trappiste, dalla nascita del birrificio e le prime birre prodotte, fino alle ultime dove trovate anche tante informazioni su densità, materie prime, lievito e profilo di fermentazione. Molti di voi cercheranno su questo libro i segreti del mondo trappista e ne rimarranno un po' delusi. Qui traspare l'approccio tipico dei monaci trappisti, basato sulla semplicità, sull'esperienza e sull'attesa. Il libro è stato scritto nel 2005, per cui passati 20 anni è normale che ci possa essere oggi qualche differenza in qualche ricetta o procedimento che qui viene descritto, anche se si tratta del mondo trappista dove procedimenti e materie prime possono rimanere immutevoli per molti anni o cambiare molto lentamente. Oltre alla storia e agli esempi classici, trovate dei capitoli con dei consigli su come riprodurre in casa queste birre, alcuni direttamente dai mastri birrai trappisti. Il volume 2 è quello di Phil Markowski ed è incentrato sulle Farmhouse Ale, cioè le birre contadine da fattoria, Bière de Garde e Saison. Anche qui c'è un approccio simile al precedente volume. Si parte dalla storia e dalla tecnica delle birre da fattoria, passando poi dai birrifici famosi come DuPont, Blaugy e Pautre, brasserie a vapor, eccetera. Anche qui trovate tanti consigli su come produrre queste birre e ho trovato molto utili le tabelle sui lieviti e sui profili di fermentazione. Nel volume 3, a cura di Jeff Sparrow, si parla invece del mondo dell'Ambic partendo da Bruxelles per arrivare poi alle birre delle Friandre come le Oud Bruin e le Red Flanders. Come potete intuire, qui il tema centrale sono le birre a fermentazione mista e spontanea. È il testo più approfondito sull'Ambic che abbia mai letto finora, viene trattato tutto, dalle materie prime al loro utilizzo. Molto ampia la trattazione sulla fermentazione selvaggia, con un intero capitolo sui microrganismi acidificanti più importanti, passando per i vari metodi realizzativi del mosto e tutte le fasi di fermentazione. Anche qui trovate tanti spunti e consigli su chi volesse cimentarsi nella produzione di birre spontanee in casa. Molto interessante anche il capitolo sulle botti. Un altro libro molto simile, ma con una tematica spostata da un paese a una materia prima interessante, è Le tue birre di frumento di Stan Hieronymus. Il libro, come potete intuire, tratta tutti gli stili di birra maggiormente caratterizzati dal frumento, in tutte le loro declinazioni. Dopo una trattazione molto interessante sulla storia di questa materia prima nella birrificazione, si parla delle birre bianche del Belgio, le Witbier o Blanche, con la storia delle vecchie Blanche e la rinascita dopo dello stile con Pierre Celis fino alle moderne ricette di Witbier belghe e americane.
Si passa poi alle birre di frumento bavaresi, passando dal birrificio Schneider, quindi le Weissbier in tutte le loro declinazioni, dalle versioni classiche fino agli esempi moderni d'oltreoceano. E si completa infine con le Goz, le Berliner Weiss e le Liechtensteiner. Un libro un po' diverso e che sto ancora leggendo è questo: Tecniche tradizionali di birrificazione, l'arte perduta della birra contadina. Un libro che riscopre la tradizione contadina delle farmhouse scandinave, un tipo di birrificazione per molti sconosciuta, molto condizionata dal clima rigido dei paesi del nord, che ha portato allo sviluppo di una birrificazione che è rimasta molto arcaica. Per certi versi richiama addirittura il Medioevo e il Gruit, e sembra tuttora non sentire la necessità di conoscenze e tecniche moderne. Qui non c'è tanto spazio a basi teoriche quanto alla fedele riproduzione di pratiche trasmesse di generazione in generazione, al punto da dimenticarne anche il vero motivo alla base delle stesse. L'ultimo libro di questo video è questo bel mattone di quasi 1000 pagine che mi è stato regalato. 1001 birre da provare nella vita. È un libro che contiene, come dice il titolo, una numerosissima raccolta di birre. Trovate birre famose da tutto il mondo con descrizioni più o meno ampie a seconda della fama della birra in questione. Pur essendoci davvero tantissime birre, ho ritrovato tante birre che già conoscevo e altre che mi hanno incuriosito e le ho ricercate durante certi assaggi. Accanto alla birra trovate info ad esempio riguardo l'anno e il paese di produzione, qualche breve cenno di storia e di tecnica e delle brevissime note degustative sulla birra. Ovviamente è un libro rivolto a tutti, quindi non va preso come un testo troppo tecnico o con un approccio da degustazione più alto, ma semplicemente come un libro che ti può aiutare a conoscere e a degustare con maggiore consapevolezza quella birra. Tra queste birre famose troverete birre esemplari, apprezzate e universalmente riconosciute, e anche birre famose ma che sicuramente stonano accanto a quelle altre. Ci sono anche tante birre italiane, in maggior numero sono estere. La ricerca non è facilissima perché le birre sono catalogate per colore. Potete aiutarvi con l'indice in fondo al libro facendo riferimento al nome del birrificio, anche se non sempre facile da identificare. Purtroppo molte di queste birre sono difficili o quasi impossibili da reperire e alcune appartengono a birrifici che oggi non ci sono più, quindi rimangono soltanto come memoria. Con questo ho completato la mia attuale biblioteca birraia. Vi lascio sotto in descrizione anche i link dove poter reperire questi o altri libri su birra e homebrewing. Fatemi sapere invece quali sono i vostri libri preferiti sulla birra e sull'homebrewing in generale e quali anche mi consigliereste tra quelli che non ho. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo al prossimo video.